Parleremo dei blackout che stanno paralizzando l'Europa, della fine dell'era Schwab al Forum economico mondiale, dell'ascesa di nuove figure oscure e dell'accelerazione brutale del piano globale. In questo video ascolteremo Daniel Lopez, il celebre analista geopolitico, scrittore e ricercatore brasiliano, seguito da milioni di persone in tutto il mondo. Con la sua capacità unica di leggere i segnali nascosti degli eventi globali, Daniel ci guiderà dentro uno scenario che sta cambiando il destino dell'umanità. Al termine della prima parte aperta a tutti, vi condurremo nei contenuti riservati delle sue lezioni private, dove verranno svelati segreti e connessioni che nessuno osa raccontare. Preparatevi, quello che state per ascoltare cambierà per sempre il modo in cui guardate il mondo. Benvenuti a una nuova lezione qui sul canale. Oggi, come avrete visto, il mondo si è svegliato ancora più strano del solito, e non è certo un caso. Guardate un po'. Lunedì 21 aprile ci sono stati due eventi epocali. Da una parte l'uscita di scena del Papa Francesco, dall'altra la rinuncia di Klaus Schwab dal Forum economico mondiale. E ora, solo 7 giorni dopo, esplodono disordini ovunque in Europa. C'è chi racconta di metropolitane ferme in Spagna, blackout in Portogallo. Se qualcuno di voi è in Europa e ha notizie fresche, scrivetelo in chat. Appena posso, condivido con tutti. State molto attenti. Ogni volta che parliamo del Papa, parliamo dell'Europa. E ogni volta che parliamo del Forum economico mondiale, parliamo di Davos in Svizzera. È tutta Europa. Lunedì 21 aprile, quindi, 2 pilastri del potere europeo sono stati rimossi. E non è un caso che ora vediamo questo grande blackout nel continente. Lo stanno preparando da tempo. Ricordate quando nel 2020 parlavamo del Cyber Polygon? Era già tutto previsto. Io stesso, nel libro Sull'orlo dell'abisso, geopolitica, globalismo e fine del mondo, avevo anticipato che questo sarebbe stato lo scenario. Non è che io sia un veggente, è che i potenti del mondo parlano apertamente di quello che faranno. Sta a noi ascoltarli. Qualcuno dice che in alcuni posti la situazione è normale, per esempio in Svezia o in Francia. In altri è il caos, come in Bulgaria, a Madrid, in Portogallo. Supermercati svuotati, blackout diffusi. Se manca l'elettricità per 3 giorni nelle grandi città, ve lo dico chiaro, chi non ha un piano B è nei guai. E adesso parliamo di chi è entrato in scena. Ho intitolato questo video "È uscito il cattivo, è entrato il mostro". Perché? Perché Klaus Schwab ha lasciato il Forum economico mondiale e al suo posto è arrivato Peter Brabeck-Letmathe. Avete visto la sua foto? L'occhio sinistro tutto rosso? Un dettaglio che molti ignorano, ma che è molto significativo nel simbolismo di certi gruppi di potere. Brabeck non è uno qualunque. Ex CEO della Nestlé, ex presidente della Formula 1, è uno che ha fatto dichiarazioni pesantissime in passato. In un documentario del 2005 disse che l'acqua non dovrebbe essere considerata un diritto umano, ma una merce con valore di mercato. Pensateci, un uomo che vuole privatizzare l'acqua è oggi a capo del forum che decide il futuro globale. Nestlé, sotto la sua guida, è stata coinvolta in 1000 controversie. Estrazioni massive di acqua in Canada, USA, Pakistan, Francia, Messico, Nigeria, Bolivia. E Brabeck difendeva tutto ciò pubblicamente. Vedete il quadro che si sta delineando? Non è solo un cambio di faccia, è una nuova fase dell'agenda globale. E non è un caso che contemporaneamente abbiamo avuto la rinuncia del Papa e movimenti politici globali. Tutto si collega. Klaus Schwab ha lasciato il suo posto dopo oltre 50 anni al comando. Ufficialmente si è parlato di accuse di cattiva gestione finanziaria ed etica, ma la verità è che stiamo assistendo a una transizione di potere. Vogliono leader più giovani e spregiudicati per portare avanti l'agenda nella fase successiva. Ora, tornando a chi guiderà il forum nel lungo termine, Peter Brabeck-Letmathe è stato nominato per gestire questa fase di transizione, ma il forum sta già valutando chi sarà il leader definitivo. E chi sono i candidati più probabili? E chi sono i candidati più probabili per la guida definitiva del Forum economico mondiale? Yuval Noah Harari, storico israeliano, autore di Sapiens e Homo Deus, è uno dei favoriti. Ha sempre parlato apertamente di temi come la fusione uomo-macchina, la fine della privacy, il controllo totale. Tony Blair, ex primo ministro britannico, è un altro nome caldo, molto inserito nei circoli globalisti. Nicole Schwab, figlia di Klaus Schwab, è in lizza ma le sue possibilità sono basse per evitare accuse di nepotismo. Børge Brende, attuale presidente operativo del Forum, ha buone probabilità. È un uomo fidato, ex ministro degli esteri norvegese.
E, udite udite, anche Jared Kushner, genero di Donald Trump, è stato citato tra i possibili successori, data la sua rete globale di contatti e le connessioni con l'elite. Quindi non fatevi illusioni, non è che con l'uscita di Schwab il forum si indebolisca. Al contrario, si stanno preparando per accelerare. Agenda in arrivo? Ve la ricordo. Sostituzione del denaro fisico con quello digitale, dominio dell'intelligenza artificiale sul lavoro umano, sistema di credito sociale e identità digitale obbligatoria, controllo climatico e governo mondiale. Tutto ciò è perfettamente descritto nei libri dello stesso Klaus Schwab come Covid-19, The Great Reset. Ora, tornando a Peter Brabeck, il fatto che questo personaggio ora sia al comando e che già assistiamo a blackout ed emergenze in Europa non può essere visto come una semplice coincidenza. Stiamo entrando nella fase finale di una strategia pianificata da decenni. E attenzione, perché nei prossimi giorni vi parlerò anche del vero mentore di Klaus Schwab, una figura potentissima della quale non si parla mai, ma che ha modellato il mondo come lo conosciamo oggi. Una scoperta che ho inseguito per 20 anni e che ora sono finalmente pronto a svelare. Restate connessi, esaminate tutto, non accettate nulla senza verificare. Ci vediamo alla prossima e che Dio vi benedica. Eccoci adesso nella parte riservata, molto importante. Come già anticipato nella parte pubblica, Klaus Schwab ha lasciato la guida del Forum Economico Mondiale dopo decenni di leadership, lasciando spazio a Peter Brabeck-Letmathe, ex CEO della Nestlé. Un passaggio tutt'altro che secondario. Brabeck rappresenta una nuova fase, più aggressiva, della stessa agenda globale, fondata su un controllo sempre più capillare delle risorse e delle persone. Questo cambio, insieme agli eventi in Europa, è il segnale di un'accelerazione netta del piano delle elite. Benvenuti a questa lezione esclusiva qui nell'Arca. Oggi entreremo in territori molto delicati, quindi vi chiedo di rimanere concentrati fino alla fine. Questa è una di quelle lezioni in cui nomineremo persone e riveleremo fatti estremamente sensibili, per cui invoco la protezione di Dio su ognuno di noi. Signore, nascondici all'ombra dell'Onnipotente, proteggi le nostre vite e le nostre famiglie. Amen. Riprendiamo da dove ci eravamo fermati nella lezione pubblica. Vi ricordate che parlavamo della successione di Klaus Schwab da parte di Peter Brabeck e del ruolo centrale dell'Europa in tutto ciò? Alla fine della lezione vi avevo posto una domanda. Chi è il mentore di Klaus Schwab? Oggi lo riveliamo, è Henry Kissinger. Schwab lo ha incontrato ad Harvard alla fine degli anni 50, dove divenne suo allievo. Tutto ciò che Schwab ha portato avanti in Europa è stato commissionato da Kissinger, incluso il World Economic Forum. Ma chi ha formato Kissinger? Un altro gigante, David Rockefeller, che ha personalmente reclutato Kissinger, come ammette lui stesso in un'intervista scomparsa dalla rete. Kissinger non solo ha plasmato la geopolitica mondiale, ma ha anche influenzato la storia del Brasile. Negli anni 70 fu uno dei principali sostenitori dei regimi militari sudamericani. Come consigliere per la sicurezza nazionale dal 69 al 75 e poi come segretario di Stato fino al 77, fu l'architetto della collaborazione USA con il regime militare brasiliano, specialmente durante gli anni più repressivi. Nel 1971 Kissinger accompagnò il presidente brasiliano Medici a Washington. In quell'incontro Nixon e Kissinger definirono il Brasile come un esempio positivo di stabilità e crescita sotto dittatura. Kissinger appoggiò anche l'operazione Condor, una rete di cooperazione tra le dittature militari di Sud America volta all'eliminazione degli oppositori politici. Ma il potere di Kissinger non si fermava alla politica, era coinvolto in operazioni segrete di altissimo livello. Secondo testimonianze e documenti, coordinava progetti classificati legati a tecnologia extraterrestre e operazioni segrete. Già negli anni 50 lavorava con la base aerea di Wright-Patterson e supervisionava scienziati tedeschi portati negli USA grazie all'operazione Paperclip. In un documentario del canale Jesse Michaels viene citato un caso del 1953 in cui un test nucleare chiamato Dirty Harry, parte dell'operazione Upshot North Hall, avrebbe causato la caduta di un UFO vicino a Kingman, Arizona. Un ingegnere, Arthur Stensil, testimoniò di aver visto una nave discoidale e piccoli esseri alieni recuperati sul posto. Tutto questo sarebbe stato gestito in segreto dal governo USA.
Qui entra in scena il dottor Eric Wang, capo della ricerca su tecnologie aliene alla base Wright-Patterson, che secondo sua moglie Maria Wang si riportava direttamente a Henry Kissinger, suggerendo che quest'ultimo fosse già immerso nei programmi sugli UFO prima ancora di diventare un personaggio pubblico. Kissinger aveva un'autorizzazione Q-33, il massimo livello di accesso ai sei segreti planetari, superiore persino a quella dei presidenti americani. Lui e Edward Teller, padre della bomba all'idrogeno, erano gli unici due membri del gruppo più potente al mondo, il MAGI, Military Agents for Joint Intelligence. Il MAGI era il vertice assoluto di un sistema di gestione del segreto che si occupava del recupero di velivoli extraterrestri tramite il Project Pounce. Questo progetto, condotto dalla base S4 accanto alla famigerata Area 51, includeva la raccolta, studio e occultamento di tecnologia aliena con supporto della CIA e di truppe speciali come i Black Berets. Un altro protagonista è il colonnello Steve Wilson, ex pilota da caccia, reclutato per la sua intelligenza e capacità extrasensoriale dopo un'esperienza quasi mortale in Corea. Wilson diresse il Project Pounce e possedeva la credenziale Q-27. Secondo i suoi racconti, il progetto mirava a recuperare UFO caduti, isolare le aree, cancellare ogni traccia e trasferire le tecnologie alle aziende come Lockheed Martin e Boeing. Wilson si ammalò di un tumore cerebrale che sospettava gli fosse stato indotto per eliminarlo. Prima di morire, rivelò tutto al ricercatore Wendell Stevens. Quest'ultimo, ex colonnello dell'USAF e noto ufologo, raccontò le confessioni di Wilson, inclusi i contatti con esseri alieni vivi e le strutture colossali trovate sulla Luna dagli astronauti dell'Apollo 13. Wendell Stevens stesso era un pioniere dell'ufologia, con oltre 4.000 foto di UFO raccolte e 30 libri pubblicati. Grazie a lui sappiamo anche che le uniche persone con autorizzazione Q-33 erano Henry Kissinger e Edward Teller. Il MAGI, con a capo Kissinger, supervisionava tutte le operazioni UFO e persino il controllo delle menti tramite progetti come MK Ultra. Questo gruppo agiva sopra la CIA, sopra il presidente, e in coordinamento con società segrete e agenzie come l'MJ-12 e la IPU, Interplanetary Phenomenon Unit. Infine, vi è una connessione diretta tra Henry Kissinger e Donald Trump. I due si conoscevano da molto prima che Trump entrasse in politica. Durante la sua presidenza, Trump ricevette spesso Kissinger alla Casa Bianca, dichiarandogli pubblicamente rispetto e ammirazione. Questo suggerisce che anche Trump possa aver ricevuto linee guida dal MAGI. Tutto questo è parte della battaglia spirituale globale che si sta giocando. Questi poteri non sono solo politici o militari, sono strumenti per preparare l'avvento dell'Anticristo, come insegna la Scrittura. Spero che questa lezione vi abbia aperto nuove prospettive. Trovate il link al documentario citato, UFO Hypothesis S4 Informers Volume 3, nella sezione Materiali, insieme alle altre fonti. Continuate a studiare, a verificare e a non accettare nulla senza discernimento. Che Dio vi benedica e vi protegga. Anche se tutte queste informazioni possono sembrare assurde o incredibili, dovete sapere che esistono documenti, video, descrizioni e testimonianze che le confermano. Non si tratta di semplici teorie, ma di fatti documentati, raccolti in anni di ricerca. Vi invito a controllare con attenzione i link e i materiali che abbiamo messo a disposizione. Verificate tutto, approfondite, fatevi un'opinione consapevole. E soprattutto, lasciate i vostri commenti qui sotto. Ogni vostra riflessione, domanda o contributo è prezioso per continuare a costruire insieme questo percorso di ricerca e di verità. Che Dio vi benedica e ci vediamo alla prossima lezione.